Salve ragazzi e benvenuti a un nuovo tutorial. Anche oggi parleremo di Linux, ma nello specifico parleremo dell'emulatore CGWin, che come abbiamo visto nel precedente tutorial non è altro che un software gratuito da poter scaricare da internet che simula il sistema operativo Linux. Abbiamo visto che è costituito da una libreria in particolare chiamata CGWin 1 DLL, cioè Dynamic Link Library, che ci permette di avere la stessa funzionalità del sistema operativo portabile di Linux, nello specifico le funzionalità API POSIX. Cosa ci permette di fare? Ci permette di simulare all'interno del nostro sistema operativo Windows quello che è l'interfaccia di Linux, la shell e i programmi di utilità più comuni. La versione più recente di questa libreria CGWin è la versione 3.1.6. Abbiamo visto che la utilizziamo per evitare di installare nella nostra macchina, qualora non ci sia, il sistema operativo Linux, e perché i programmi che noi andremo a realizzare fra non molto sono piccoli programmi ma che simulano l'ambiente reale Linux. In questo breve tutorial andremo a vedere come scaricarlo e installarlo sulla nostra macchina. Cominciamo. La prima cosa da fare è o andare in un motore di ricerca e cercare l'emulatore con CGWin, oppure andare a scrivere direttamente www.cgwin.com. Ci appare così la prima pagina del sito, che contiene le caratteristiche di cui vi ho parlato in precedenza, l'ultima versione del CGWin che è possibile andare a vedere le caratteristiche, e successivamente la parte che è relativa all'installazione. Clicchiamo su Setup, viene scaricato il software da me qui in basso, al termine del quale potete aprire il file di installazione. Appare la prima pagina in cui c'è trascritta la versione. Andiamo avanti. In questa pagina ci si chiede se vogliamo l'installazione prendendola da internet, oppure se vogliamo scaricarlo senza installarlo, oppure se vogliamo installarlo prendendolo da una directory in cui è stato scaricato in precedenza. Clicchiamo Install from Internet, andiamo avanti. Qui ci chiede la directory in cui deve essere installato. Potete sceglierne una diversa da C. Infatti io, vedete, scelgo di installarlo sul mio drive D sotto la principale all'interno della cartella CGWin. Vado avanti. Ci chiede di selezionare una cartella in cui installare il manuale d'uso. Ve la propone in automatico, quindi lasciate così com'è e andate avanti.
A questo punto vi chiede se la vostra connessione prevede l'utilizzo di un proxy oppure una connessione diretta oppure un collegamento HTTP con un proxy. In questo caso dovete specificare l'host e la porta. Io metto con una connessione diretta e vado avanti. Ci chiede da quale sito vogliamo che venga scaricato il nostro software. Sceglietene uno qualunque, però possibilmente che sia o italiano oppure quantomeno europeo. Io ho scelto questo perché è italiano, vado avanti. Inizia il download. Vi ho detto in passato che CGWin, così come il Linux, è formato da una serie di moduli che possono essere installati o meno a richiesta. Il modulo che ci permette di compilare i programmi in C o in C++ all'interno di CGWin non è compreso nell'installazione base, quindi dobbiamo chiedere di installare anche questo modulo. All'interno di categorie cerchiamo Devel, quindi ingrandiamo e qui troviamo il nostro Devel. Andiamo a cliccare su questa freccetta su Install. Andiamo avanti e il procedimento ha inizio. Io ho molto velocizzato queste operazioni perché il tempo di installazione varia dai 20 ai 40 minuti in base al tipo di velocità di connessione a vostra disposizione, quindi qui lo potete andare avanti molto velocemente. Al termine dell'installazione viene aperta una finestra in cui vi si chiede se volete creare un'icona sul desktop. Potete farlo. A questo punto il procedimento è concluso, chiudiamo e sul nostro desktop troviamo l'icona di CGWin Terminal, che è proprio il software appena installato. A questo punto vorrei farvi vedere quali sono le cartelle che sono state installate all'interno della mia directory di CGWin. L'ho installata all'interno del mio disco D nella cartella CGWin. Come vedete ci sono una serie di directory più l'icona del programma stesso e voglio metterle a confronto con le principali directory di Linux, proprio per farvi vedere che le directory che contengono le varie librerie sono uguali. Per esempio abbiamo la cartella bin all'interno di CGWin in cui si trovano i comandi base, le librerie dei vari comandi base, alcuni dei quali vedremo successivamente. Abbiamo la cartella dev dove vengono descritti vari comandi per la gestione delle periferiche, no? Come per esempio le code di stampa. Un'altra cartella molto importante è la cartella home o la home directory di cui vi parlavo prima quando vi ho spiegato la struttura ad albero del file system. All'interno di home troverete intanto una cartella che è quella del proprietario della macchina, ma potete crearne altre nel caso in cui ci siano altri utenti, e all'interno di queste cartelle ci saranno altre cartelle in cui verranno depositati tutti i programmi realizzati. Qui vedete dei programmi che io ho fatto in C in precedenza. Torno indietro sempre su CGWin, per esempio su USR troverete programmi che fanno parte del sistema operativo, su VAR ci saranno dati che riguardano le code di stampa,
su etc troverete i file per la configurazione del sistema e così via. Sono cartelle che sono proprio di Linux, quindi come vedete l'emulatore contiene al suo interno le stesse cartelle principali che verrebbero create con l'installazione vera e propria del sistema operativo Linux. A questo punto chiudo. Poter lanciare il nostro emulatore sarà sufficiente cliccare 2 volte sull'icona del terminale e il nostro ambiente CGWin verrà visualizzato. Questa è la bash del nostro sistema e questo prompt che vedete qui non è altro che la root di cui vi parlavo in precedenza, che in questo caso ha questo nome perché la mia home, come abbiamo visto prima, si chiamava Frank. Il simbolo dollaro è il prompt che identifica il pronto per la scrittura di un comando. Per chiudere l'emulatore chiaramente potremmo semplicemente chiudere con la X la finestra e questo è tutto per quanto riguarda l'installazione dell'emulatore CGWin. Se sono stata chiara e il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial con i principali comandi Linux.